Bentornati sul canale, siamo finalmente arrivati all'ultimo episodio di questa lunga maratona che mi ha permesso di migrare tutto il sistema domotico ad OpenHub 3. Concludiamo quindi il discorso relativo alle informazioni di sistema andando a inserire delle regole di controllo su alcuni indicatori del Raspberry. In particolare in questo video vediamo insieme la creazione di una regola per la verifica dello spazio disco con l'implementazione di una notifica in caso di superamento di una certa soglia. Partiamo quindi dal nostro OpenHub e andiamo intanto a cercarci l'item che vogliamo controllare. Quindi cerchiamo tra gli item disco e andiamo a cercare lo spazio disco disponibile. Anzi, utilizziamo lo spazio disco usato in percentuale, che tra l'altro sta crescendo sempre di più. Andiamo agli ultimi 3 giorni, sì, eravamo sotto gli 80, adesso siamo sopra gli 80. Sicuramente sono i dati di InfluxDB che piano piano vanno a occupare tutto il disco. Comunque, a parte questo, implementiamo quindi una regola per far scaturire una notifica in caso questo valore superi una certa soglia. Possiamo rendere la soglia configurabile da interfaccia in modo tale che la possiamo gestire dinamicamente senza dover intervenire sul sorgente della regola, un po' come abbiamo fatto in altri casi. Al superamento della soglia invieremo una notifica tramite app e andremo anche ad accendere la segnalazione di allarme, così come abbiamo fatto per gli altri controlli. Prima di implementare la vera e propria regola dobbiamo crearci gli item a supporto, che sono l'item che permette di abilitare il controllo, l'item che riceverà l'informazione di allarme e l'item che terrà il valore di soglia configurabile da interfaccia. Quindi andiamo nella creazione degli item e iniziamo a crearli. Iniziamo a creare la soglia. Mantengo più o meno la naming convention che ho usato per gli altri item di questo tipo. La tipologia è un numero, non ho nessun tipo di icona perché tanto non mi serve, e il parent group è variabili globali. Poi andiamo a creare l'item che mi permette di abilitare o disabilitare l'allarme. Il tipo è uno switch e il parent group è il set allarmi. Creiamo anche questo e adesso andiamo a creare l'ultimo, che è quello che effettivamente riceve il segnale di allarme. E anche questo uno switch. Qui come icona gli possiamo dare quella generica di errore. I parent group sono allarmi, che in questo modo fa sì che nel momento in cui scatta questo allarme l'icona generica di allarme si abilita, e poi lo rendiamo anche persistente andando ad aggiungere il gruppo persistence e andando ad aggiungere il metadata InfluxDB per definire qual è la tabella in cui deve scrivere, che in questo caso è alert. Ok, a questo punto abbiamo tutti gli item pronti, possiamo andare a creare la regola. Creiamo quindi la regola di controllo, la chiamiamo allarme spazio disco check. Questa si scatena tutte le volte che il mio item spazio disco utilizzato cambia di valore, e le ulteriori condizioni sono che l'allarme sia abilitato, quindi il mio abilita allarme spazio disco sia on, e che l'allarme non sia già scattato. Quindi aggiungiamo il nostro script
sulla falsariga degli altri. Quindi la prima cosa è mi recupero il limite dalla variabile, poi recupero il valore corrente e questo lo recupero dall'item che tiene lo spazio disco disponibile, anzi lo spazio disco occupato. Confronto questi valori, quindi se il current value è superiore al limite, praticamente vado a inviare on al mio item di allarme e poi vabbè posso fare un log giusto per debug e ci stampiamo il valore corrente. Salviamo e questa è la regola principale. Poi andiamo a creare la regola che si scatena quando il nostro allarme riceve il valore on, quindi quando effettivamente c'è l'evento di allarme. Quindi questa regola si scatena quando il nostro allarme spazio disco cambia a on. E cosa facciamo? Mandiamo una notifica. Attenzione, spazio disco in esaurimento. Volendo qua potremmo anche aggiungere la regola per inviare l'azione per far suonare Google Home eccetera, però non è un allarme di quelli importanti da essere notificati in tempo reale, è sufficiente la notifica sul telefono. Salviamo. A questo punto dovremmo essere a posto e dobbiamo solo andare a impostare sulla sitemap i valori per la configurazione. Quindi spostiamoci sulla sitemap sul telefonino e il codice sorgente sul Visual Studio Code. In teoria nella sezione allarmi, come vediamo, è apparso in automatico l'allarme spazio disco, proprio perché è stato aggiunto al gruppo allarmi, quindi in automatico la sitemap me lo fa vedere. Devo però configurare la parte di impostazione allarmi e lo facciamo subito al volo. Andiamo ad aggiungere un frame, vado a copiare il nome dell'item di abilitazione, il frame lo chiamo spazio disco e poi devo aggiungere anche una slider per impostare il valore di soglia. Mettiamo valore minimo, possiamo mettere 50, massimo ovviamente è 100, anzi 100 non ha molto senso, mettiamo 95, step di 5, salviamo e la sitemap in automatico si aggiorna. Quindi a questo punto andiamo a impostare la soglia, mettiamo 75% che è un valore che mi permette già di far inviare l'allarme perché il valore attuale è 80-81%, quindi abilito l'allarme e mi aspetto di vedere la notifica arrivare. Ovviamente al primo cambiamento del valore dello spazio disco. Mentre aspettiamo ci spostiamo, andiamo a vedere negli allarmi che dovrebbe essere ancora spazio disco, non è ancora settato e aspettiamo. Ed ecco che è arrivata la notifica. Attenzione, spazio disco in esaurimento. Quindi ha funzionato. Adesso finché lascio l'allarme attivo non dovrebbe più arrivare nessuna notifica. A questo punto alzo la soglia e la metto standard per come la voglio usare io, quindi la metto 90. Vado a togliere il check dall'allarme. Ok, e siamo a posto. Quindi in questo modo quando l'utilizzo dello spazio disco del Raspberry supera il 90% vengo notificato. Così come abbiamo fatto per lo spazio disco potremmo farlo anche per altre informazioni di sistema che ci interessa tenere sotto controllo, come ad esempio la memoria occupata o il numero di processi, magari anche con delle logiche diverse. In questo modo riusciamo un po' a tenere sotto controllo la situazione lo stato del Raspberry. Bene, con questo
direi di terminare tutto il processo di migrazione da OpenHub 2 a OpenHub 3 e adesso aspettiamo OpenHub 4 per ricominciare da capo. A parte gli scherzi, adesso vedrò cosa mi manca, cosa devo implementare, cosa devo aggiungere e andrò avanti con la configurazione del sistema.